Le bollette aumentano e i vinili hanno raggiunto prezzi imbarazzanti. Meglio allora pensare ad un impianto che ci faccia risparmiare qualcosa senza però rinunciare alla qualità audio. Per cui mi chiedo, è possibile godere spendendo meno di 1.000 euro? Certo che è possibile. Ho scelto i componenti del mio setup con l'aiuto di Luciano di Hi-Fi di Prince, che mi ha inviato i prodotti in prova e che risponderà alle vostre richieste tramite i contatti inseriti in descrizione. Abbiamo assemblato un impiantino bomba che suona da paura e soprattutto con un rapporto qualità-prezzo da applauso visti i tempi che corrono. E a proposito di rapporto qualità-prezzo, si parte subito con il componente che più di tutti mi ha sorpreso positivamente, che poi è quello che dà vita a tutto il nostro impianto, ossia l'amplificatore, nello specifico l'RS202D di Yamaha, che è un synth amplificatore, quindi un amplificatore dotato di sintonizzatore radio. 100 watt per canale, quindi economico ma potente e in grado di sonorizzare in scioltezza degli ambienti come una cameretta o una piccola sala. Questo che ho io è in colorazione nera. Per chi teme le impronte digitali sulla scocca o per gusto c'è anche silver, e in dotazione abbiamo anche il telecomando che replica tutti i controlli del pannello frontale ed anche qualcosa in più, quindi molto utile. Siamo sul pannello frontale, vediamo subito il motto che accompagna molti dei prodotti odierni del brand giapponese, ossia Natural Sound, che ci fa intuire quale possa essere la pasta sonora di questo synth amplificatore. Qui c'è il nome del modello, RS202D. Più in basso tasto di accensione e spegnimento, uscita cuffie e tasti per scegliere quale coppia di diffusori amplificare, se la coppia A, vedete che compare qui sul display, se entrambi, se la coppia B, se nessuno. A proposito di display, vedete che qui c'è il sensore per il telecomando e la luminosità del display è dimmerabile via telecomando. Questa è quella più intensa, questa è la mediana e questa è quella più soft. A proposito di display, qui c'è il logo Bluetooth, quindi connettività Bluetooth per questo synth amplificatore per ascoltare in scioltezza la musica che abbiamo sul nostro smartphone o sul tablet, ed è una feature sempre molto utile anche per chi come me ascolta prevalentemente in vinile, ma il Bluetooth, quindi lo streaming, serve per scegliere quali vinili acquistare, soprattutto oggi che costano così tanto. DAB+, insomma Digital Audio Broadcasting, quindi sappiamo che la ricezione della radio qui è sia analogica che digitale. Questi sono tutti i controlli relativi alla radio. Qui in basso invece ci sono i controlli di tono per le frequenze basse e per le frequenze alte, che vanno da -10 a +10 decibel, e qui con input, che va da sinistra a destra, scegliamo quale sorgente utilizzare: radio, CD, Bluetooth, line 1, 2 e 3, e infine la manopola di regolazione del volume. Bene, mentre tolgo tutti i cavi per spostarci sul pannello posteriore, ti ricordo di lasciare un like se questo video ti sta piacendo. A te non costa niente, ci vuole un attimo, e per me invece è molto importante. Grazie per il tuo supporto. Sul retro abbiamo ingresso per antenna radio DAB FM e qui tutti gli ingressi ed un'uscita di linea per collegare CD o giradischi, una piastra a cassetta o nell'uscita un registratore. Speakers, quindi qui ci sono i morsetti per cavi di potenza che collegano i diffusori al synth amplificatore, coppia A, coppia B. Morsetti che accolgono cavi spellati come questi, oppure se vogliamo utilizzare delle banane possiamo farlo, ma solo se utilizziamo questo tipo di banana con un diametro finale di 2 mm, mi raccomando non più grandi, altrimenti non entrano. E poi qui alla fine vediamo che il cavo di alimentazione è integrato nella scocca. Se siete stati attenti vi sarete già accorti che sullo Yamaha non c'è lo stereofono, ma posso comunque fare plug and play con un giradischi come questo che ha il prefono integrato, quindi posso farlo suonare al volo sfruttando uno qualsiasi degli ingressi
di linea dello Yamaha. E a proposito, questo AT-LP-W30BK, che d'ora in poi chiamerò per comodità LP30, che giradischi è e a chi è rivolto? L'LP30 è un giradischi manuale con trazione a cinghia, dal look elegante, ideale per una piccola sala, magari condivisa con la nostra compagna, che di solito preferisce apparecchi che non abbiano troppe lucine e non siano troppo invadenti alla vista nell'ambiente domestico. Vi ho fatto proprio la descrizione dell'LP30, visto che unisce il fascino intramontabile della venatura del legno al colore nero che sta bene su tutto. Corpo in MDF, finitura in legno. A vista abbiamo solo il selettore della velocità tra 33 giri e 45 giri e il logo Audio-Tecnica. Nessun LED luminoso e nessun interruttore, visto che il tasto di accensione si trova nella parte posteriore del giradischi. Prima di spostarci però vi faccio notare il braccio dritto in alluminio con sgancio rapido, snodo in alluminio, contrappeso graduato in metallo con ghiera mobile in plastica, piedini gommati regolabili in altezza, coperchio antipolvere in plexiglass con cerniere in plastica con il solito meccanismo dei giradischi Audio-Tecnica, quindi stabile ed efficace. Portatestina, lo avete visto, è angolato e la testina in dotazione è una AT-VM95C, quindi il taglio del diamante è conico, ossia la base per iniziare con l'ascolto di qualità. Col tempo, se vogliamo migliorare la resa audio, possiamo cambiare solo lo stilo, quindi solo la parte finale della testina. Per esprimermi in termini veramente semplici, questa parte colorata. E per sostituirlo ci vuole un attimo. Questa parte la tiriamo verso di noi, ecco fatto, e sostituiamo con uno stilo nuovo. Vabbè, questo è lo stesso, però per intenderci, questo è lo stilo nuovo. Tac! Siamo già pronti per suonare perché la testina è già allineata, non dobbiamo fare altre operazioni. Ho parlato di tutte le testine della serie VM95, quindi compresa questa VM95C, e dell'incredibile rapporto qualità-prezzo di tutta la serie in un video dedicato che trovate linkato in descrizione. Tolgo un attimo il tappetino per farvi vedere che il piatto è in alluminio pressofuso, un po' leggerino a dir la verità, ma è in linea con quelli di altri giradischi su questa fascia di prezzo. Intendiamoci, è stabile, fa il suo dovere, ma non mi entusiasma. Mi piace invece il tappetino in gomma con uno spessore adeguato a ridurre le risonanze. In dotazione poi c'è anche l'adattatore per 45 giri in plastica e coppia di cavi RCA con cavetto di massa integrato. E a proposito di cavetteria, ci siamo spostati nella parte posteriore del giradischi per farvi vedere che qui ci sono gli ingressi per i cavi di segnale con il connettore a vite per il cavetto di massa, questo qui per la messa a terra. GND vuol dire ground, messa a terra. Quando è che utilizzeremo questa configurazione? Quando qui selezioneremo fono, quindi o un prefono esterno oppure stadiofono del nostro amplificatore. Nel nostro caso, visto che l'RS202D non ha stadiofono, utilizzeremo uno qualsiasi degli ingressi di linea del Synto Ampli e quindi il cavetto di massa lo stacchiamo, non ci serve, e qui ci spostiamo sul line, quindi diventa una connessione di linea qualsiasi perché sfruttiamo il prefono integrato del giradischi. Qui poi, per concludere, abbiamo l'ingresso per il cavo di alimentazione e tasto di accensione e spegnimento. Tutto chiaro? Benissimo, me lo chiedete spesso e in questo caso vi anticipo. Il prefono integrato di questo giradischi si difende egregiamente e corrisponde nella resa audio ad un prefono esterno economico. E visto che siamo in argomento, voglio farvi la domanda da $1 milione. Sul vostro impianto come vi regolate? Prefono integrato del giradischi, stadiofono dell'amplificatore o prefono esterno? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, spiegandomi anche il motivo della vostra scelta. Quindi come collegare il giradischi all'amplificatore lo abbiamo visto. Come far suonare il nostro primo vinile è molto semplice e la guida rapida d'uso ci mostra come fare. Ma se posso darvi un consiglio, scaricatevi il manuale utente che è più completo e descrittivo. Qui le istruzioni sono ridotte all'osso per risparmiare carta. Molto rapidamente e solo per darvi un'idea, ecco cosa dovrete fare. Benissimo, dobbiamo fare questa operazione con il giradischi di lato, il braccio è fissato nel proprio alloggiamento, sfiliamo questo portatestina
portatestina, lo vedete, di plastica trasparente verso l'esterno. A questo punto prendiamo qui il braccio dal portatestina, togliamo il gancio e agendo sul contrappeso posteriore dobbiamo fare in modo che il braccio in posizione libera, cioè senza che io lo tocchi, sia parallelo al piatto. Ci vuole un po' di pazienza, qualche regolazione e ci siamo. Mi sono spostato leggermente per farvi vedere che il braccio è in posizione libera ed è parallelo al piatto. Qui siamo già a buon punto. Cosa fare adesso? Riposizioniamo il braccio nel suo alloggiamento, lo fissiamo, andiamo qui dietro. Benissimo, a questo punto ruotiamo la ghiera mobile in modo da far corrispondere lo 0 a questa linea presente sul braccio. Dopodiché ruotiamo tutto il contrappeso prendendolo dalla parte posteriore e lo facciamo andare sul 2. Perché 2? Perché 2 grammi è la trekking force corrispondente a questa testina e dopo aver fatto questa operazione è essenziale regolare anche l'anti-skating, ruotiamo in modo da arrivare a 2. Con l'aiuto di una bilancina digitale controlliamo di aver fatto tutto come si deve. Eccoci qua, vediamo a che valore arriva. Eccoci qua, perfetti, 2 grammi e siamo pronti. Eh sì, avete ragione, per far suonare un impianto, oltre all'amplificatore e alla sorgente, c'è bisogno dei diffusori e per i componenti che abbiamo visto finora la quadratura del cerchio avviene con le Diamond 12.1 di Wharfedale, marchio inglese che realizza ottimi prodotti, ben rifiniti e soprattutto ben suonanti dal costo abbordabile, che poi è il filo conduttore che lega tutti i componenti di questo video. Un consiglio al volo, guardate un po', non si schioda la cassa dallo stand, un consiglio al volo. 4 pallini ancora più piccoli di questo di Blu Tack e siete tranquilli. Comunque, volevo farvi vedere la finitura in legno con il frontale in piano black. Guardate che spettacolo, è veramente una gioia per gli occhi e per il tatto anche. Spettacolo. Non si direbbe guardando il tipico aplomb anglosassone di queste Diamond 12.1, ma sono casse massicce con una densità costruttiva impressionante in rapporto al prezzo. Il tweeter a cupola da 25 mm, woofer da 100 mm con canale per bass reflex posteriore. E a proposito di posteriore troviamo anche i connettori per collegare le casse al nostro amplificatore, placcati in oro, solidi e resistenti. Vedete, sono 4, 2 coppie, perché se l'amplificatore è compatibile possiamo fare un collegamento in B-wiring. E a proposito di collegamento, abbiamo visto che l'amplificatore, lo Yamaha, accoglie preferibilmente cavi spellati e banane sottili. In questo caso, per la parte di cavo che va al diffusore, abbiamo l'imbarazzo della scelta, quindi cavo spellato, banana come questa tradizionale, insomma, quindi più spessa rispetto a quella che abbiamo visto prima, o forcella. I 100 watt per canale dello Yamaha sono valorizzati come si deve da questi Diamond 12.1 che, lo avrete capito, sono diffusori a scaffale o da stand, come nel mio caso, ideali per ambienti contenuti. Se invece avete una sala ampia, potreste valutare dei diffusori a torre. Eh sì, Johnny, per inaugurare letteralmente in grande il mio nuovo studio mi sono fatto mandare finalmente dei diffusori da pavimento delle torri, le Triangle, c'est français mon ami, Borea BR08. Insomma, io me ne sto godendo e chi vuole, insomma, avere più dettagli su questo ascolto, trovate il link qui sotto in descrizione. Su un canale come il mio potrete immaginare che la sorgente preferita è sempre il giradischi, mentre il dinamico duo di Audiofilando non disdegna un segnale audio digitale. Eh sì, a noi il vinile piace davvero molto, però il digitale ha anche il suo perché. Eh sì, infatti per il nostro impianto abbiamo scelto uno streamer super comodo, praticissimo, ma soprattutto ben suonante. E con questi diffusori poi. Ve lo faremo vedere e sentire nel link qui sotto in descrizione. Qual è il punto forte di questo setup? Lo avrete già capito, il grande rapporto qualità-prezzo in ogni suo componente, soprattutto nei diffusori e nell'amplificatore,
che mi ha fatto tornare alla mente il glorioso Onkyo A9010, per anni leader indiscusso del mercato entry level e per anni campione di prestazioni nel mio setup. Lo adoro e non potrei mai separarmene. Perdonatemi se mi sono fatto trasportare dalle emozioni dei ricordi, ma questo RS202D si avvicina di molto all'Onkyo, anche perché nel mercato odierno è veramente difficile trovare qualcosa di meglio a questo prezzo. I diffusori prendono la classica pasta sonora bella rotonda del marchio Wharfedale e la sposano alla timbrica neutra che contraddistingue le elettroniche giapponesi. È un matrimonio che funziona, e funziona anche in virtù di un giradischi come questo, dove la testina in dotazione crea una scena equilibrata. Il risultato dovete ascoltarlo dal vivo con le vostre orecchie, perché uno spezzone audio, per quanto accurato, non sarà mai esaustivo, anche perché dipende da cosa utilizzate per riprodurlo. Oh Luciano, anche quest'anno impiantino bomba, ho fatto 2 ore di b-roll. Speriamo che piaccia anche a chi guarda il video. Diamine, quello sempre. Parigi val bene una messa. Sì, arriva il filosofo, sì, vabbè. Piuttosto, quando mi rimandi tutto? Male. Come sempre è un piacere mettere le mani su apparecchi hi-fi e coccolarmeli un po' nel periodo che mi serve per testarli. Godo sempre un po' di più quando mi capitano tra le mani prodotti performanti dal costo accessibile come questi. Io e Luciano di hi-fi di Prinzio abbiamo studiato il setup che vi ho mostrato proprio con questo obiettivo e lo abbiamo raggiunto rimanendo ampiamente sotto i 1.000 euro. Prima di salutarvi però voglio suggerirvi qualche valida alternativa. Oltre all'intramontabile AT-LP120X che qui vediamo in un filmato d'archivio, se preferiamo un look più sobrio come questo, possiamo pensare al suo fratello maggiore, ossia la TLP W50PB, dove PB sta per piano black. Corpo più spesso, braccio in carbonio, testina leggermente superiore a quella dell'LP30. Se vi piace questo look, è il primo giradischi che mi viene in mente se potete spendere quelle 60 euro in più, fermo restando che già l'LP30 viaggia, che è una meraviglia. Lato diffusori, sulle torri è più difficile trovare qualcosa di valido per rientrare nel budget. Penso allora di rimanere sempre sul diffusore a scaffale o da stand, ma un pochino più grande, come le Borea BR03 della Triangle, che consentono di sonorizzare un ambiente leggermente più ampio rispetto alle Wharfedale. Tornando a noi e al setup protagonista di questo video, non manca proprio nulla per un ascolto di qualità, rimanendo ampiamente sotto i 1.000 euro. L'accoppiata Wharfedale Yamaha, già testata da me su componenti più costosi, si conferma vincente anche nel mercato entry level, perché disegna una scena incredibilmente vivace e rotonda, in grado di valorizzare sia l'approccio analitico delle elettroniche giapponesi, sia la voglia di divertire dei diffusori inglesi. E mentre questi due piccioncini vanno a nozze, zitto zitto spunta un giradischi che in mezzo a tanti best seller di audiotecnica fa la sua porca figura, sia esteticamente che sonicamente. Spero davvero che questi spunti siano stati utili. Naturalmente il consiglio migliore è sempre quello di recarsi in negozio per ascoltare di persona e poi contattare i professionisti del settore per risolvere un dubbio, studiare insieme un possibile upgrade del proprio impianto. Ecco perché tutti i contatti di hi-fi di Prinzio sono qui sotto in descrizione. A presto e buoni ascolti.